Ciao a tutti e a tutte e bentornati e bentornate sul nostro canale. Prima di iniziare con la lezione di oggi, voglio mostrarvi una cosa che secondo me può interessarvi. Eccoci qua, siamo sul sito di Lernilango, come potete vedere. Come sapete, se andate nella sezione podcast del sito, troverete dei podcast per ogni livello di apprendimento linguistico e quindi livello principiante, intermedio e avanzato. Ad esempio, scegliamo questa rubrica e scegliamo un episodio di questa rubrica. Per ogni episodio del podcast, la newsletter, no, via, non ci interessa. Allora, dicevo, per ogni episodio del podcast, come vedete, ecco qui, sul sito trovate sia l'audio, questo qui, e qui, in questa sezione, potete o diminuire la velocità dell'audio o aumentare la velocità dell'audio. Quindi se il ritmo, se la velocità dell'audio del podcast è molto alta per voi, potete tranquillamente cliccare qui e diminuire la velocità del suono. Inoltre, per ogni episodio del podcast sul sito trovate la trascrizione gratuita. E guardate un po', adesso vi mostro la cosa che secondo me può interessarvi. Mentre leggete la trascrizione, se non conoscete una parola, sul sito potete cliccare sulla parola, vedete, ad esempio incredibile, e qui sulla sinistra si aprirà direttamente il vocabolario, o Wikidictionary o Word Reference. E quindi direttamente sul sito potete vedere la traduzione della parola che non conoscete e il significato. E inoltre potete anche ascoltare. Incredibile. Ecco qua, potete anche ascoltare la pronuncia. Quindi questo secondo me è un modo molto utile di leggere la trascrizione del podcast, perché mentre leggete, mentre ascoltate, non avete bisogno di lasciare il sito per cercare la parola in un'altra pagina, ma potete vedere direttamente nel sito la traduzione e il significato della parola, così non dovete interrompere ogni volta l'audio. Dunque, spero che userete questa funzionalità e che soprattutto troverete interessante questa funzionalità, perché secondo me è un modo molto utile per rendere effettivo e efficiente l'ascolto. Ma adesso diamoci da fare e incominciamo con la video lezione di oggi. La video lezione di oggi è la seconda dedicata ai verbi riflessivi. Come ho detto nel video che ho pubblicato la settimana precedente, ai verbi riflessivi voglio dedicare una serie di lezioni, perché l'argomento dei verbi riflessivi è un argomento complesso. Ma attenzione, complesso non perché difficile da capire, ma complesso perché è caratterizzato da tante sfumature. Quindi, nella video lezione di oggi ci concentreremo sulla seconda sfumatura dei verbi riflessivi. Nello specifico, nella video lezione di oggi vedremo con quali verbi in italiano possiamo formare la forma riflessiva, perché in italiano non tutti i verbi possono avere la forma riflessiva. In italiano, infatti, soltanto i verbi transitivi possono avere la forma riflessiva. Ma cosa sono questi verbi transitivi? Brevemente e semplicemente, un verbo transitivo è un verbo che risponde di sì alla domanda chi, che cosa.
andiamo più nello specifico e vediamo meglio questo concetto. Analizziamo meglio il concetto di transitivo. Prendiamo il verbo cantare, per esempio. Vi faccio una domanda. Posso cantare qualcosa? La risposta è sì. Quindi, dal momento che, poiché la risposta è sì, il verbo cantare è un verbo transitivo. Ma prendiamo un altro verbo, ad esempio il verbo andare. Posso andare qualcosa o qualcuno? Per esempio, io vado mia madre? No, non è possibile. È una cosa che non può succedere nella realtà. Quindi, la risposta a questa domanda è no. Per questo motivo, il verbo andare è un verbo intransitivo e non un verbo transitivo. Facciamo un altro esempio. Prendiamo il verbo amare, ad esempio. Posso amare qualcosa o qualcuno? Ad esempio, io amo il mio ragazzo, o io amo il mio cane, o io amo la musica. La risposta è sì. Dal momento che la risposta è sì, il verbo amare è un verbo transitivo. Ma facciamo ancora un altro esempio e prendiamo, ad esempio, il verbo venire. Posso venire qualcosa o qualcuno e quindi creare frasi come io vengo il cane o io vengo mio fratello, ad esempio? Sono frasi che suonano bene? No, quindi io non posso venire qualcosa o qualcuno. Io posso venire da qualcuno, io posso venire in un luogo. Quindi la risposta alla domanda è no. Dal momento che la risposta alla domanda è no, il verbo venire è un verbo intransitivo. Dunque, ricapitoliamo, i verbi transitivi sono quei verbi che alla domanda chi, che cosa rispondono di sì. Come amare. Posso amare qualcuno o qualcosa? Sì, transitivo. Come cantare. Posso cantare qualcosa? Sì, transitivo. Come mangiare. Posso mangiare qualcosa? Sì, transitivo. Andare. Posso andare qualcosa o qualcuno? No, intransitivo. Venire. Posso venire qualcosa o qualcuno? No, intransitivo. Quindi, in italiano possiamo formare la forma riflessiva solo dei verbi transitivi, come ad esempio amare. E io posso dire io mi amo, cioè io amo me stessa. Tu ti ami, tu ami te stesso o te stessa. Lui si ama, lui ama se stesso. Lei si ama, lei ama se stessa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i verbi intransitivi come venire e andare in italiano non accettano, non possono avere la forma riflessiva. Quindi non posso dire io mi vengo, tu ti vieni, o io mi vado, tu ti vai, perché questi verbi sono intransitivi. Quindi non possiamo formare la forma riflessiva. Quindi ripetiamo, in italiano solo i verbi transitivi possono avere la forma riflessiva. Ma c'è sempre un ma nella lingua italiana, ma dobbiamo sottolineare una cosa, ok? Certamente, tutti i verbi transitivi possono avere la forma riflessiva, ma solo se il significato ha senso. Prendiamo ad esempio il verbo mangiare. Posso mangiare qualcosa? Sì, quindi mangiare è un verbo transitivo. Ma posso usare la forma riflessiva di mangiare, quindi dire mi mangio, cioè nel senso mangio me stessa? No, non è possibile nella realtà questa azione. Non è questo un significato possibile. Quindi, anche se mangiare è transitivo e quindi in teoria può avere la forma riflessiva, in pratica mi mangio, ti mangi, si mangia non sono azioni possibili, non sono significati possibili. È lo stesso con bere. Il verbo bere è un verbo transitivo, ma non posso dire io mi bevo, cioè bevo me stessa, ok? Quindi con il verbo bere non possiamo creare la forma riflessiva, anche se bere è un verbo transitivo e quindi in teoria
potrebbe avere la forma riflessiva. Bene, anche oggi ho finito con la video lezione di grammatica e mi raccomando, se avete domande scrivete nei commenti, mi raccomando, sempre importante fare domande per voi e per gli altri e mi raccomando, se volete esercitarvi su questo argomento sul nostro sito learnilango.com trovate degli esercizi a correzione automatica. Io vi ringrazio di essere arrivati e arrivate fino alla fine. Grazie per il vostro ascolto e ci sentiamo alla prossima settimana. Ciao ragazzi e ciao ragazze!